Ciao a tutti outlenderiani, bentornati su questo canale. Sta per arrivare la terza stagione e in Italia arriverà su Fox Live Italia il 29 settembre alle ore 9, mentre in America e in Inghilterra la potranno già vedere su Amazon Prime UK l'11 settembre. Secondo me potremmo già vederla anche noi l'11 settembre per chi ha Amazon Prime. Io sono iscritta ad Amazon Prime e ho provato ad aprire Amazon Prime UK Video e sembra funzionare, anche se in realtà ho provato a cliccare su Outlander prima stagione e Outlander seconda stagione, ma non parte niente. Ma gli altri video dovrebbero partire, quindi magari si potrebbe già vedere dall'11 settembre. Altrimenti bisogna aspettare il 29 settembre su Fox Live Italia. In attesa di questo bellissimo ritorno, io vi consiglio di essere pronti ad ogni evenienza con questo, che è lo starter pack pre-third season di Outlander. Non so se l'ho detto bene in inglese. Comunque questo è quello che vi consiglio. Ah, ovviamente made del nostro canale. Che cosa contiene? Per chi magari è a digiuno, per chi vuol fare un ripasso, per chi non lo conosce, insomma per tutti, secondo me prima di affrontare la terza stagione sarebbe bene utilizzare il contenuto di questa scatola. Prima di tutto cosa troviamo? Ovviamente il libro della prima stagione, La straniera. Non so se si vede. Io l'ho preso dell'edizione della Corbaccio perché mi piaceva l'edizione rigida, altrimenti c'è un'edizione anche più economica della Tea, però è in versione morbida e vabbè, ovviamente ha un bel mattoncino, ma secondo me lo si legge molto rapidamente. E questo è per quanto riguarda la prima stagione, assieme ovviamente al DVD della prima stagione in Blu-ray, in modo che potete vedere le immagini ancora più belle, ricco di contenuti speciali. Ok, con i DVD, vabbè, dentro non c'è niente, ci sono proprio solo i DVD con i vari episodi più uno completo di contenuti speciali. Inoltre, ovviamente procedendo per ordine, ci vuole anche la seconda stagione da vedere, perché altrimenti la terza non la potete capire. E quindi qua ci vogliono 2 libri, perché in Italia l'hanno sdoppiato, invece in America e in Inghilterra, insomma all'estero, non è così. Che sono questi 2, ok? Anche questi edizione Corbaccio, tra l'altro questi sono stati ristampati con la copertina in base alla serie televisiva, come anche il primo. E ovviamente anche di questo il DVD della seconda stagione, realizzato come il precedente. I libri io li ho acquistati, alcuni in libreria e altri su Amazon. Purtroppo devo dire che sono sempre molto rovinati, infatti di solito Amazon è molto affidabile, ma stavolta mi ha un po' deluso. Per non parlare di questo che mi è addirittura arrivato praticamente rovinato. Ma non l'ho voluto portare indietro perché ho visto che più o meno tutti i libri arrivano rovinati. Non so il perché non tengono a cuore questa serie, però sì, arrivano tutti rovinati e anche in libreria spesso li puoi trovare così. È davvero un peccato, dovrebbero cercare di fare delle ristampe e darli, se li ordini, darli fatti bene e non rovinati. I DVD invece, anche quelli li potete trovare nei negozi o se no anche quelli su Amazon, io li ho presi da lì. Inoltre io ho preso anche questo, che è il CD, la colonna sonora della seconda stagione, fatto molto bene. All'interno abbiamo anche il libretto con tra l'altro una canzone in gaelico con tutto il testo e secondo me per gli appassionati potrebbe essere una cosa interessante. Tra l'altro le musiche per me sono una cosa celestiale, quindi io ve lo consiglio anche questo. C'è un po' di racconti oltre a quella canzone lì che si trova qua, eccola, Mok Samadin,
Non so se ve la ricordate, è abbastanza simbolica. Ovviamente non ho qua con me i CD della colonna sonora della prima stagione, perché in realtà per quello avrei preso un cofanetto a parte, che adesso vediamo. Ma andiamo con ordine, prima finisco i libri. Per i libri quindi abbiamo visto la prima stagione, i 2 libri per la seconda stagione, poi io ho comprato anche sempre su Amazon, questo nella libreria non l'ho mai trovato, The Making of Outlander di Tara Bennett, e che è fatto davvero bene, è tipo un dietro le quinte di tutta la prima e la seconda stagione, giusto per non farci mancare niente, così possiamo arrivare alla terza stagione davvero preparati. Spiega tutto e cosa ci sta dietro alla realizzazione di ogni episodio, magari anche alcuni fatti simpatici vengono raccontati riguardanti il regista, gli attori, eccetera. È tutto in inglese, ma è un inglese che scorre davvero bene, quindi io che sono veramente digiuno l'ho capito molto bene, non credo che possiate avere dei problemi. E poi no, non ci sto più. Beh, è ovvio che se volete spoilerarvi tutta la terza stagione, ancora prima di vedere i telefilm, o comunque per osservare magari le differenze che ci sono tra telefilm e libro, beh, lì basta prendere gli altri 2 libri della terza stagione. Questo ve lo trovate tutti con queste etichette, però, quindi dovrete prendere questi. Questi sono in edizione Tea, edizione più economica, e infatti hanno la copertina morbida. Io preferivo quella rigida, però cioè, oggettivamente sono fatti bene anche questi della Tea, niente da dire contro la Tea ovviamente. Anche questi, se vedete, sono un po' rovinati. Guardate anche qua. Questo che vi ho fatto vedere qua è tutto sporco, qua in alto. Però purtroppo sembra che Outlander sia destinato ad essere polveroso e rovinato, mantenere l'antichità anche sui libri. La cosa che amo di più di questa collezione, di questo starter kit, è questo. Dunque, aspettate un attimo. Che purtroppo non l'hanno fatto della seconda stagione, io mi domando perché non esiste una cosa del genere anche per la seconda stagione. Che è questo. Io l'ho trovato su Amazon, vi metterò il link magari qua sotto così lo potete vedere. L'ho pagato sui 70 euro quasi. Beh, è davvero una chicca per ogni fan, ma anche per chi non conoscesse Outlander e vuole entrare in questo mondo, secondo me dovrebbe comprare questo più che il DVD singolo, perché è davvero fatto molto molto bene nei dettagli, è molto interessante. È The Ultimate Collection, sempre in Blu-ray, ovviamente sempre tutto Sony, però la Sony dovrebbe anche fare la stessa cosa per la seconda stagione, visto che in Francia c'è. Simile a questa, tutta rossa, magari ve la linko qua sotto, provo a far venire un'immagine qua a lato, adesso vedrò, però non è in italiano, è soltanto in inglese, in francese e credo arabo. Non capisco perché la Sony, che ha praticamente fatto tutte queste edizioni dei DVD, compresa questa, non abbia pensato anche a un'edizione italiana per la seconda stagione in versione da collezione, perché questa è da collezione, di Ultimate Collection. E infatti Sony, se mi stai ascoltando, per favore, a nome di tutti i fan italiani di Outlander, realizza una Ultimate Collection anche della seconda stagione, come quella della versione francese, che all'interno si trova un calendario, una borsa, ma a parte questi dettagli si trovano degli estratti del libro, delle spiegazioni riguardo agli episodi. Oltretutto abbiamo anche un intero DVD in più completo sui contenuti speciali e credo altre chicche del genere, quindi insomma per gli amanti sarebbe davvero una cosa idilliaca anche per la seconda stagione. Ma ora vediamo questo della prima stagione, che già questo è stato molto ben fatto. Allora, prima di tutto lo apriamo forse, ok,
È comodo perché hanno messo questi tessuti, pezzi di tessuto per aprirlo più comodamente. Partiamo dal cassetto a lato, nel quale troviamo dei piccoli gadget abbastanza interessanti. Come questa cornice di cartone con dentro questa immagine. Io ho messo ad esempio questa immagine, però dentro c'è la possibilità di intercambiarla e sceglierne altre. E tutte queste hanno dietro una frase che può essere detta dal regista o dalla scrittrice o dagli attori come Sam Hogan o Catriona Balfe. E qui troviamo quello che magari avrete visto sulla pagina di Facebook del canale, la fiaschetta con una frase di Outlander. Io ho quella che avevo detto alla fine del primo video che ho fatto, San Giava, ma ognuno ha in realtà una frase differente, perché ad esempio sulla confezione faceva vedere un esempio di fiaschetta con scritto Je suis prest. Poi insomma sono quei gadget che per i fan secondo me sono molto carini, però le cose più interessanti ovviamente sono i DVD che adesso andiamo a vedere. Anche questi li tiriamo su dalla linguetta e a mo' di libro possiamo aprire il contenuto dei DVD. Ok? Qua c'è il DVD. Sì, purtroppo non si estrae molto bene. Una piccola spiegazione dell'episodio, alcune immagini, insomma, sembra una cosa molto carina. Oltretutto, cosa molto importante è che alla fine sono presenti anche i 2 CD con la colonna sonora. Ecco perché ho preso soltanto a parte la colonna sonora della seconda stagione, perché avevo trovato già qua dentro quella per la prima stagione, che è divisa su 2 CD. Per me le colonne sonore, ripeto, sono davvero fatte benissimo, di alta qualità, innovative, mantenendo comunque le tradizioni scozzesi, e quindi secondo me vale la pena prenderle. E vale la pena magari fare una petizione per la Sony per chiedere una cosa del genere per la seconda stagione, visto che ora c'è l'arrivo della terza stagione, perché non approfittarne, no Sony? Bene, non ci resta che aspettare l'arrivo della terza stagione. Io vi consiglio quindi di riguardarvi tutte queste cose o di comprarle se non l'avete ancora fatto, per arrivare pronti alla terza stagione e per ricordarsi tutto, anche se ovviamente i fan ricorderanno già tutto. E avendo a portata di mano la fiaschetta, direi che stavolta il saluto viene ovvio. San Giova!